belle donne, benvenute su Women Chic. Eccomi qui a parlarvi di un po' di acquisti che ho fatto e di novità, e partirei innanzitutto dal secondo giro di acquisti che ho fatto da Kiko. Vi avevo detto che avevo ricevuto un buono sconto e quindi siccome era spendibile dal 1° febbraio sono andata a fare un altro girettino sulle nuove collezioni. Allora, innanzitutto ho preso qualche altro pezzo della collezione per San Valentino e voglio parlarvi di una cosa che l'altra volta vi ho soltanto accennato con una scritta in sovraimpressione sullo schermo, perché quando sono andata a acquistare la collezione nessuno del negozio mi aveva detto che la collezione di San Valentino contribuiva ad un'iniziativa benefica, e l'ho scoperto soltanto poi sul sito quando sono andata a prendere i prezzi da mettere in info box. Quindi ecco, ci tenevo a in un qualche modo farvi partecipi di questa cosa e oggi ne approfitto per parlarvene un attimino di più, perché per la seconda volta sono andata in negozio, non mi è stato detto nulla, ma dietro le casse c'erano dei volantini e ho deciso appunto di prenderlo da sola. Quindi questo è il volantino che secondo me andrebbe messo in tutte le buste, o almeno dato un accenno agli acquirenti, e perché l'iniziativa è molto importante, perché parte del ricavato della collezione Ray of Love, appunto, quindi quella di San Valentino per Kiko, partecipa per la ricerca del tumore all'utero da parte della Fondazione Umberto Veronesi, e quindi fa parte dell'iniziativa Pink is Good, e secondo me è un'iniziativa molto importante che non può passare inosservata. Quindi ecco, ve lo volevo dire, e per avere maggiori informazioni sicuramente le trovate sul sito, oppure richiedendo, o meglio prelevando da voi questo volantino. Ecco, un minimo cenno secondo me è doveroso farlo, perché è un'iniziativa secondo me molto importante e delicata per noi donne, e se non ne parliamo in questo canale che parla di donne, dove ne vogliamo parlare? Bene, allora a questo punto sono sicura che siete curiosa di sapere quali sono stati i miei altri acquisti della collezione. Per vedere la presentazione della collezione e i miei primi acquisti vi rimando al video che trovate nella scheda. Allora, ho preso altre due cosine. Allora, vi avevo detto che ero attirata dal pennello, e questo pennello ha una forma molto particolare, un po' sporchino perché l'ho utilizzato, è veramente setoso e morbidissimo, e le scatoline ve le avevo già mostrate, che sono tutte rosse con tutti i cuoricini. C'ha la sua protezione, e io ecco, magari vi faccio vedere, visto che l'ho filmato, l'ho utilizzato sia per fare il contouring e sia per applicare il blush. È veramente morbido, sfuma benissimo, quindi è un bellissimo pennello. Anche il manico è carino perché prima è stondato e poi diventa così squadrato, carino. Quindi ecco, neanche per contribuire a fare un po' di beneficenza, il pennellino ve lo consiglio. E altra cosina che ho preso, che ero indecisa anche su quello, e sono queste palettine di ombretti duo, molto carino. Vi faccio vedere qui la palette appena comprata. Abbiamo questa doppia colorazione, la parte matte intorno al cuore, il cuore di satinato luminoso. Allora, io ho deciso di prendere questa doppia colorazione proprio perché, come vi dicevo nell'altro video, è quella che mi attirava di più. Potete utilizzarla sia per un make up completo, perché il make up di oggi l'ho realizzato semplicemente con questa palettina. Ho messo su tutta la palpebra mobile la parte quella luminosa, e poi nell'angolo esterno, nella rima inferiore e qui nella sfumatura il rosso. Vedete comunque che il trucco è molto carino d'effetto, però potete realizzare dei trucchi un po' più strutturati, come questo che vi ho filmato nella clip. Ho cercato di realizzare una sorta di halo make up. Vi faccio vedere comunque l'applicazione, così vedete un po' la performance degli ombretti. Allora, la parte rossa è abbastanza pigmentata e anche abbastanza sfumabile, e durano poi tutto il giorno, e la parte invece quella un po' più dorata, devo dire che non è molto metallizzata come piace a me, è abbastanza luminosa, e non dico coprente la prima passata, quindi un paio di sovrapposizioni per farlo rendere al meglio ci vogliono, però ecco, devo dire che sono molto setose, morbide e poco polverose. Vi mostro comunque gli swatch in diretta, giusto per farvi capire, per farvi vedere le colorazioni. Allora, l'oro, vedete, ha dei riflessi un po' rosati, quindi non è un oro puro, vedete, ha questi riflessini rosati, vedete, molto bello. Mentre questo rosso borgogna, ora qui,
è molto bello anche lui. Ecco, devo dire che questa qui tra le tre secondo me è quella leggermente più particolare, perché poi ecco, non sono colori originali, però sicuramente per fare un bel trucco romantico e sensuale per San Valentino ve la consiglio. Per quanto invece riguarda la collezione primaverile, che è molto ampia e vasta, anche di questa ve ne ho parlato in dettaglio, vi ho mostrato i miei primi acquisti in questo video, e per ora mi sono limitata solo ad un prodotto, perché comunque la collezione rimarrà ancora a lungo e sicuramente ci saranno poi altre promozioni. Per ora non ho resistito a prendere questo smaltino, perché aveva questo colore veramente particolare. Nell'altro video sembrava blu, qua sembra lilla, in realtà è lo smalto che indosso ed è secondo me un indaco, cioè veramente un mix tra il blu e il viola, però un indaco chiaro, perché comunque tende un pochettino più al lilla violaceo, però comunque ha del blu anche all'interno. Questa vabbè è sulla tips, ma chiaramente sulle unghie rende molto meglio. È veramente molto particolare, non avevo in collezione una colorazione del genere, ma in realtà è un colore particolare perché non è viola, non è lilla, non è blu, secondo me ecco ne vale la pena. Per quanto riguarda le passate per avere questo colore pieno, io ne ho fatto due, ma se ne fate un abbondante penso che sia sufficiente. L'asciugatura ecco rispetto agli smalti che utilizzo io, voi sapete che io sono una fan di quelli essi, ha una tesa di asciugatura più lunga nonostante io metta le goccine seccanti, e per la durata non so dirvi, perché ecco l'ho applicato ieri per la prima volta e quindi vedremo. Di solito questi delle collezioni limited edition di Kiko mi durano 4-5 giorni, comunque colore molto carino. Passerei ora invece a mostrarvi un po' di novità di MAC. Sapete che io sono una fan dei rossetti di MAC, sono uscite le nuove colorazioni della linea Powder Kiss, e vabbè questa è la locandina. Per quanto riguarda la Powder Kiss era uscita prima con dei rossetti lipstick, poi con dei rossetti liquidi e degli ombretti. Allora per quanto riguarda le nuove colorazioni vi mostro qui gli swatch che ho preso dalla pagina ufficiale Instagram di MAC Francia, giusto per avere una panoramica. Vedrete che comunque alcuni colori sono già in collezione permanente e altri sono stati aggiunti, idem per i rossetti liquidi che sono questi qui. Purtroppo non ho trovato nulla sugli ombretti, ma non sono attirata più di tanto da questi ombretti così un po' opachi. Io sono insomma più amante di ombretti luminosi. Vi faccio vedere quelli che ho acquistato io. Allora innanzitutto nella linea Powder Kiss, che ormai vi ho parlato in tanti video, io ve ne ho già parlato anche nel video dell'ultima collezione dedicata al capodanno cinese, la Lunar New Year, anche perché uno dei rossetti è stato messo in gamma permanente in questa nuova uscita. Sto parlando di Breakthrough, quindi ecco, se volete vedere l'applicazione di questo, la colorazione e le comparazioni, vi rimando a quel video che vi lascio qui. Dei rossetti lipstick ho voluto acquistare questa colorazione qui che si chiama Kinda Soarta. Questo è appunto il rossetto applicato sulle mie labbra, questo nude bellissimo, e che avendo nel nome Soar sono andata a compararlo. Infatti vi lascio qui le comparazioni per farvi vedere i rossetti MAC che ho che più gli somigliano. Allora, a sinistra il nuovo Powder Kiss Kinda Soar. Accanto ho messo Soar, che è in versione matte. Come vedete Soar ha all'interno un pochino più di grigio, però comunque si somigliano molto, a parte la texture, perché chiaramente sulle labbra i Powder Kiss appaiono più polverosi e soprattutto più sfumati. E poi vabbè accanto, ma questi non somigliano proprio, sono prima Captive e poi Craving, quindi sono molto più rosati. Per quanto invece riguarda la versione liquida, io ne avevo già acquistato due quando sono usciti l'anno scorso, sì, sono usciti penso nel periodo di aprile, magari anche di quello vi lascio il video dedicato. Tra questi due, vi dicevo che hanno una marcia in più per due motivi. Allora innanzitutto uno è quello che indosso, comunque poi ve li mostro, perché essendo liquidi voi potete utilizzarli in combo
scuro, quindi utilizzarli sfumati, utilizzare quindi magari il colore più scuro all'esterno delle labbra, tamponarci quello all'interno delle labbra. Avevo fatto vedere proprio in quel video un po' questo esperimento. La cosa bella è che sono veramente molto confortevoli e idratanti, pur essendo matte con questo effetto vellutato. Ormai, ecco, ve l'ho ripetuto 1000 volte che questa linea ha questo effetto vellutato, ma non seccano e sono molto idratanti. Purtroppo non sono no transfer, quindi sulla mascherina trasferiscono entrambi, ma non più di tanto, però ecco, sono belli perché se voi poi li tamponate col dito, ecco, già li rendete più no transfer. Le colorazioni che ho preso io ve li mostro qui di seguito, applicati, con le rispettive comparazioni. Allora, il primo è Burning Love in versione liquida, quindi liquid lipstick, accanto a quello in versione Powder Kiss. Come vedete, quello in versione liquida è leggermente più prugna, più scurino, e poi sempre dei Powder Kiss P for Potent, ma ecco, è totalmente diverso, è un viola. A sinistra abbiamo il nuovo Elegance is Learned e a destra è Little Time, sempre in versione liquida. Come vedete si somigliano molto, però quello a destra ha del pesca all'interno, mentre questo qui è un pochettino più acceso, rosato, con una puntina di rosso. Sono belli entrambi, chiaramente sulle labbra hanno un effetto un po' diverso. Bene, passerei ora invece a mostrarvi un acquisto che ho fatto da Douglas, perché da Douglas online per adesso è arrivato il brand Beauty Bakery, brand di make up con tutti i packaging pasticcinosi, quindi tutti dedicati ai dolci, pasticcini veramente deliziosi. Io che sono un amante dei dolci, è una vita che mi tentano. Ora ne ho approfittato col fatto che sono arrivati da Douglas e ho preso un pezzo che mi ispirava da tempo, e sto parlando del set di pennelli. Allora, questa è la confezione come si presenta, e la cosa bella è che avete il portapennelli che è fatto così, è plastificato tipo proprio le tovagliette di cucina, e se lo aprite ha proprio la forma di grembiulino da cucina, e dentro avete questi 5 pennelli da occhi. Come potete notare, il manico di questi pennelli ha forma di utensili da cucina. Ve li mostro nel dettaglio. Allora, abbiamo, per quanto riguarda il pennello a lingua di gatto con la palettina, poi questo che ha il pennellino angolato, poi abbiamo il coltellino, penso per spalmare, per tagliare, che ha il pennello a punta, sono tutti molto morbidi. Poi il cucchiaio ha questo pennellino così tagliato per l'applicazione degli ombretti sotto la rima interna o per applicazione di ombretti più precise. E poi abbiamo la frustina che ha il pennello da sfumatura, anche questo molto morbido. Io ancora non li ho utilizzati perché mi dispiace troppo, perché sono bellissimi. Guardate, il manico in questo color rose gold, veramente sono una chicca, troppo carini. Io ne ho approfittato che avevo lo sconto del 25% e li ho presi, e sono belli da vedere, e comunque, anche se ancora non utilizzati, mi sembrano il tatto degli ottimi pennelli, devo essere sincera, mi sembrano di qualità. Comunque sicuramente prenderò qualche altra cosina, anche perché sapete che io sono molto debole quando vedo dei packaging particolari. Ultima cosa di cui voglio mostrarvi invece è un prodotto che invece ho ricevuto da Mercier, quindi ringrazio l'azienda, è questa pochettina che contiene i nuovi prodotti della linea skincare. Ora, Mercier la conosciamo tutti per gli igienizzanti mani. Chiunque possiede un igienizzante mani di Mercier, non solo per il periodo che stiamo vivendo, ma per le profumazioni fantastiche che hanno, per il fatto che non seccano le mani. Allora, io ho già avuto modo di provare questa pochettina. All'interno avete uno stick detergente esfoliante, uno gel idratante e poi il rullo di giada. Ok, allora parliamone nel dettaglio. Innanzitutto questa nuova linea è formata fondamentalmente da canapa e da aloe vera. In particolare, per quanto riguarda lo stick, contiene anche polvere di semi di hemp e caolino. Vi faccio vedere comunque come si presenta. È questo stick
che è anche molto molto profumato, buonissimo, mi piace un sacco. Vedete che ha queste puntine. Questi puntini appunto sono polvere di semi di hemp che appunto rendono questo stick esfoliante, ma leggermente esfoliante, perché quando lo passate sul viso umido, ecco, sentite proprio una leggerissima esfoliazione, quindi non è aggressivo. Poi contiene il caolino che è purificante, appunto, e assorbe le impurità, ma i due ingredienti, come dicevo prima, tipici sono l'olio di semi di canapa, che è ricco di acidi grassi e quindi combattono la disidratazione della pelle, rivitalizzano la pelle, mentre l'aloe vera rende appunto la pelle più idratata e ha anche un effetto lenitivo. Per quanto invece riguarda il gel idratante, è questo appunto gel a tutti gli effetti, anche questo che ha gli stessi poteri dello stick perché contiene aloe vera e olio di semi di canapa, e che quando lo spalmate sul viso vi dà innanzitutto una sensazione di freschezza grandissima, quindi sicuramente lenitiva, e poi si assorbe facilmente, è leggermente appiccicosina nei primi 2-3 minuti, ma poi vi rende la pelle fresca e idratata. Io la consiglio a chi ha la pelle misto grassa perché veramente ha un gelino molto leggero e che non fa lucidare la pelle, è sicuramente ottimo prodotto d'estate, perché d'estate, ecco, non abbiamo bisogno di prodotti leggeri ma nello stesso tempo idratanti e rinfrescanti. E poi trovate il rullo di giada che è così carino, piccolino. Io vi avevo già parlato del rullo al quarzo, quello di Sephora, ve lo mostro giusto per farvi capire la dimensione. Vedete, è più piccolino come dimensioni, e mentre per quanto riguarda, ecco, proprio il rullo vero e proprio è leggermente più piccolino di quello al quarzo di Sephora. Io di questo ve ne avevo parlato in questa scheda che vi lascio in alto. Sono andata a cercare la differenza tra quarzo e giada. Per quanto riguarda gli effetti appunto della nostra pelle, entrambi servono a migliorare il microcircolo, il drenaggio linfatico appunto della nostra pelle, e sollevano appunto la pelle stanca, quindi utilizzati con costanza dovrebbero aiutare a rimandare l'invecchiamento e le rughe, appunto perché tendono sempre a mantenere giovane la pelle. Ora io questo non l'ho usato con molta costanza, devo essere sincera, quindi non vi posso dire se ha avuto degli effetti a lungo termine, però per quanto riguarda la differenza tra quarzo e giada, per quanto riguarda appunto questo effetto, non c'è. Semplicemente quelli al quarzo costano un pochino di più perché le pietre sono più dure e quindi più difficili da manipolare, però ecco, tutto sta nel potere spirituale che negli anni è stato dato a questi oggettini, perché esistono proprio dagli albori. Ad esempio la giada è stato il primo ad essere utilizzato dai cinesi per i suoi poteri di equilibranti tra yin e yang, quindi proprio effetti spirituali e energetici, mentre il quarzo già si conosceva nell'antica Grecia perché era vista come una pietra di giovinezza e bellezza, è il simbolo proprio dell'amore. Quindi ecco, la differenza che ho trovata nelle mie ricerche è semplicemente questa. Sicuramente quando lo andate a rullare, diciamo così, sulla pelle, questo vi dà questa sensazione di freschezza, di rilassatezza. Io vi dico, l'ho utilizzato più che altro questo d'estate perché appunto solo la freschezza che vi rilascia sul viso è veramente piacevole col caldo estivo. Questo mi fa piacere averlo ricevuto perché appunto è piccolino, quindi potete anche trasportarlo nei vostri viaggi, che spero potranno avvenire presto. Vi lascio giù nell'info box il link del kit, però ecco, potete trovare singolarmente i vari pezzi nel Beauty to Go di Sephora. Bene, questo è quello che vi volevo mostrare oggi, io vi invito ad iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video e ci vediamo presto. Ciao!